Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepareremo insieme la versione mignon della classica baguette francese. Sto parlando di un pane fantastico, leggero e croccante. Noi prepareremo appunto queste mini baguette e io trovo che portare in tavola il pane fatto con le nostre mani sia davvero un grande gesto d'amore. Ma ora andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Pochissimi gli ingredienti che ci occorrono per l'impasto delle nostre mini baguette. Partiamo dalla farina, è una 0, con una W pari a 230 e l'11,5% di proteine. Metterò poi un pizzico di sale, pochissimo lievito e acqua. La prima cosa che andiamo a fare è versare un pochino dell'acqua già pesata all'interno della ciotolina del lievito, in questo modo. E lo facciamo sciogliere. Ecco, il lievito è ben sciolto, vedete? Ora apriamo a fontana la farina all'interno della bowl, versiamo il lievito e l'acqua. Le baguette dovranno avere un alto tasso di idratazione. Comincio a impastare e per ultimo metterò il sale. Ora possiamo aggiungere il sale. E impastiamo così con l'aiuto del cucchiaio di legno. Diciamo che lo impastiamo così per 3 o 4 minuti. L'impasto è idratato, appiccicoso e rugoso, vedete? Non è per niente liscio in questa prima fase, ma deve essere esattamente così, perché noi a questo punto andiamo semplicemente a coprirlo e a una temperatura costante di 24 gradi lo lasciamo lievitare 45 minuti. Dopo 45 minuti ecco com'è diventata la nostra pasta. Adesso con una spatolina, come vedete io ho una ciotolina dove ho messo all'interno acqua, quindi andrò a bagnare la spatola con acqua e farò delle pieghe all'impasto direttamente all'interno della bowl. Chi di voi non ha la spatola può fare la stessa cosa a mano, basta bagnarsi una mano, si allunga l'impasto così e lo si piega. Quello che è importante è che la mano sia sempre umida, perché la pasta è molto morbida e quindi tende, vedete, ad appiccicarsi se la mano è asciutta. Ecco, questo giro di pieghe in questo modo è più che sufficiente. Quindi chiudiamo ancora con pellicola e lasciamo riposare ancora per 45 minuti. 45 minuti passati, ciotolina sempre con l'acqua e con la spatola, scegliete voi cosa usare. Io con la mano bagnata sgonfio l'impasto e poi comincio a piegare così. E possiamo fermarci ancora una volta. Copro ancora con la pellicola e lascio ulteriori 45 minuti. Siamo giunti al termine della terza lievitazione da 45 minuti. Questo è il risultato del nostro impasto. Ora abbiamo bisogno a questo punto di farina
che andiamo a spolverare sul piano di lavoro. Logicamente tutte le lavorazioni che io ho fatto, tutte le pieghe che ho dato all'impasto all'interno del recipiente, della bowl, voi potrete, se vorrete, farle sul piano di lavoro, purché sia bagnato. A questo punto abbiamo bisogno di farina, perché andiamo a lavorare questo impasto così morbido e lo pieghiamo ancora per rinforzarlo, quindi lo piego e lo allungo e poi lo piego ancora, vedete? È un impasto meraviglioso anche da manipolare. Piego ancora così. E ora lo allungo. Dopodiché andremo a formare dei panetti con i quali poi a loro volta andremo a formare le nostre mini baguette. Quindi a questo punto noi andiamo a fare così dei tagli al nostro impasto e ogni taglio corrisponderà a una mini baguette. Abbiamo bisogno di farina in questa fase. Iniziamo così a allungare, piegare, allungare di nuovo, e piegare. Vedete? È davvero un gioco da ragazzi. Spolvero ancora un po' di farina sul banco e vado a depositare il mio panetto da un lato e ripeto la stessa cosa. Io non li sto pesando i panetti perché sono solita farlo ad occhio, però posso assicurarvi che sono panetti da 110 grammi ciascuno. Se li peso ci potrà essere una differenza di 5 grammi tra l'uno e l'altro, non di più. Ecco, stiamo chiudendo l'ultimo. E anche l'ultimo è pronto, vedete? Ora, appena una spolveratina di farina in superficie, e poi così sul banco vado a coprirli con un panno morbido e li lascio per 20 minuti. Le nostre pagnottine sono cresciute ancora. Adesso partiamo dalla prima, mi sposto un pochino le altre. Faccio un pochino di spazio per andare così a formare le mini baguette. Schiaccio, da una forma quasi quadrata, vedete? Così. E poi giro. Faccio un primo giro di pasta, un cordoncino e chiudo. E poi arrotolo ancora, pizzico la pasta e quindi chiudo la baguette. Eccola qui, la mia mini baguette è pronta, quindi me la dispongo sul canovaccio
in cui però vado a spolverare farina, così, e continuo. Tra una baghettina e l'altra io ho alzato leggermente il tessuto, quindi ho creato una sorta di separazione, vedete, con il tovagliolo proprio infarinato. A questo punto possiamo così coprire e lasciamo lievitare per gli ultimi 20 minuti. Io nel frattempo andrò a preriscaldare il mio forno a 220 gradi e metterò alla base del forno questa teglia con un pochino di acqua all'interno. Considerate che io ho messo circa 2 dita di acqua. Questo ci servirà affinché la camera del forno durante la cottura delle baguette sia ben umidificata. Siamo pronti per trasferire le nostre mini baguette in teglia. Cominciamo così dalla prima. Tolgo un pochino di farina in eccesso e me la trasferisco così in teglia. Le distanzio un pochino perché logicamente in forno cresceranno. Quindi andrò a metterne 4 in ogni teglia. Ora qui ho dell'acqua e con un pennellino vado a spennellare la superficie delle baguette. Se voi avete un vaporizzatore potrete fare esattamente la stessa cosa, quindi andrete a vaporizzare dell'acqua su ognuna delle baguette. Ecco. Ed ora, ultima cosa prima di infornare, andiamo a fare dei tagli. Io faccio 2 tagli quasi in verticale, così. E siamo pronti per infornare. Ora il mio forno è preriscaldato a 220 gradi, ma nel momento in cui io infornerò le mie baguette andrò ad abbassarlo a 200 gradi e lascerò cuocere le baguette con la teglia dell'acqua all'interno per circa 20 minuti fino a doratura. Baguette appena sfornate. Ora scottano, quindi prima di vedere il loro interno bisogna farle raffreddare. Io per ottenere questo punto di doratura le ho tenute in forno 25 minuti esatti. Ecco le mie baguette pronte per essere gustate. Sono profumatissime. Adesso andiamo a vedere il loro interno. Prima di tutto voglio farvi sentire la croccantezza. Poi è inutile che vi dica quanto siano leggere. Guardate, leggere, croccanti, profumate, veramente molto graziose, così piccoline. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che le mie baguette siano state di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.